dammi quel fazzolettino. Amo, dammi quel fazzolettino, vado alla fonte, lo vado a lavare. Te lo lavo con l'acqua e sapone, te lo lavo con l'acqua e sapone, te lo lavo con l'acqua e sapone, ogni battuta è un sospiro d'amore. Pensate a un bambino di oggi che gioca. Come ve lo siete immaginato? Credo che molti di voi se lo siano figurato solo davanti a uno schermo, che sia uno smartphone, un tablet o una console, oppure lo vedete alle prese con un giocattolo, diciamo, fisico, che ha visto la pubblicità e dopo un paio di giorni abbandonerà in qualche angolo della casa. Ma una volta era tutto diverso. Prima che la globalizzazione e la tecnologia dominasse il mondo del gioco, i bambini giocavano quasi sempre insieme e all'aperto. Anche quando il tempo obbligava a stare al coperto, si trovava un luogo dove potersi riunire, inventare, sviluppare la creatività. Senti, ma le righe che cosa servono? Io ho visto che le passavano tutti. Le righe non dovrebbero stare dietro le righe? Sì, dovrebbero stare, ma perché le passano loro? E va bene ugualmente? Sì, perché siamo in stretto qua. Ma quando non piove dove giocate? Fuori? In campo. I bambini costruivano da soli i propri giocattoli, utilizzando materiali di recupero come stracci, bottoni, scatole, sassi anche. E con l'aiuto di un adulto riuscivano anche a fare bambole di pezza, carretti, trottole, fionde. Vediamo insieme come si giocava prima di internet, quando l'unico limite era la fantasia. Tutti da piccoli giocano, animali compresi, perché il gioco non è solo divertimento, ma è una necessità per crescere e per stare con gli altri. E non solo, il gioco è un'espressione del vissuto culturale che lo ha maturato, tanto che ogni civiltà o popolo ha elaborato delle forme ludiche che sono state tramandate di generazione in generazione e si sono modificate nel tempo. Molti giochi che conosciamo venivano già praticati nell'antichità, in diverse parti del mondo, ognuna con le sue varianti, come ad esempio palla prigioniera. Questo gioco si chiama palla prigioniera, si fa così. Si fanno le squadre, due squadre, e si fanno due strisce, una squadra da una parte e l'altra dall'altra. Poi un giocatore di una squadra prende la palla e butta all'altra squadra. Se l'altra squadra prende la palla, quello che l'ha tirata va di là, resta prigioniero dell'altra squadra. Se non la prende, resta sempre con la sua squadra. Poi la squadra deve tirare la palla al prigioniero della squadra nemica. Avete notato quanto sono delicati questi bambini nel lancio della palla? Non so voi, ma quando ero piccola io si lanciavano certe cannonate agli avversari che io non ci provavo neanche a prendere al volo la palla. Cercavo solo di schivarla e sopravvivere. Ma d'altronde la cattiveria dei cannonieri era coerente con l'origine violenta di questo gioco. Torniamo indietro di 200 anni in Africa, quando al posto della palla si usavano le pietre per colpire gli avversari, quando la parola eliminato assumeva un significato letterale. No beh dai, si ferivano, ma lo scopo non era uccidere. Il gioco aveva un aspetto rituale e serviva anche ad addestrare i guerrieri a migliorare agilità e riflessi, oltre che rafforzare il lavoro di squadra durante i combattimenti tribali. Chi vince? E vince la squadra che ha tutti i prigionieri. Chi ha preso tutti gli altri ragazzi prigionieri. I primi missionari e viaggiatori europei videro gli africani giocare a questo gioco e pensarono: wow, ma sarebbe un bellissimo gioco per i bambini inglesi, perché odiavano i bambini e volevano che si eliminassero tra loro. No, lo portarono in Inghilterra in una versione più sicura, utilizzando palloni di cuoio invece delle rocce, rendendo il gioco più adatto all'educazione fisica e ai giochi scolastici. Oltre all'Africa esistono anche altre teorie secondo cui forme di gioco simili si siano sviluppate anche in altre culture, come in Cina e in Grecia, dove venivano utilizzati come addestramento per i soldati. Palla prigioniera divenne poi uno sport chiamato dodgeball e oggi esistono tornei internazionali di questo gioco che coinvolgono squadre da tutto il mondo. Il salto con la corda. Cosa c'è? Un caffè. Che caffè?
cioccolato. Quanto costa? 10, 2, 3, 4, 5, 6. Il salto con la corda sembra che fosse già presente in Egitto nel 1600 a.C. Alcune rappresentazioni di questo periodo mostrano persone che saltano corde fatte con materiali vegetali oppure animali. Aiuto, fratello, Vasco, la nave si affondò. Il capitano dice, si salvi, chi può, aiuto, sorella, poi la nave si affondò, il capitano dice, si salvi. Saltare con la corda non è solo un divertimento, ma anche un ottimo strumento per migliorare la coordinazione e l'agilità. Infatti era diffuso nell'antica Cina anche per questo scopo e in particolare nelle arti marziali. Allora, raccontami il gioco della settimana. Prima non fanno salti, passano sotto la corda tutti, poi fanno 1, 2, 3 salti così fino a 7. Quando sono arrivati a 7 dicono settimana e poi ricominciano sempre così. Se uno sbaglia va lui a menare la corda. Il primo dicono 0, perché dicono 0? E perché non fanno neanche un salto? Passano sotto la corda. Sì. Il secondo però passano sopra la corda, è già un salto. Sì, un salto. Poi fanno 2 salti, 3 salti così. Sì, fino a 7, per questo si chiama settimana. In Europa il salto con la corda divenne popolare nel Medioevo soprattutto nei paesi nordici, dove i giovani lo usavano per divertirsi e i marinai per tenersi in forma durante i viaggi in nave. Lo chiamo gondoletta, adesso è un altro gioco. Gondoletta! Silenzio! A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O. Osvaldo. Se Osvaldo mi amerà, sì, no, Rosalba, come si chiama questo gioco? Gondoletta. In quanti la giocate? Quanto è? In 10, così? E ci vuole una corda? Una corda, 2 bambini stanno sotto, poi menano. Sì, e dopo la bambina salta, dice A, B, C, e sbaglia A, dice un nome di bambino, e dopo dice se Alessio mi amerà così, dopo dice sì, no, sì, se sbaglia no va sotto. Va sotto a girare la corda? Sì. Grazie ai suoi benefici per il miglioramento di coordinazione, agilità, resistenza, nel XX secolo il salto con la corda entrò a far parte dell'allenamento di pugili e altri sportivi. Il gioco dello spago. Come si chiama questo gioco? Gioco dello spago. Io questo gioco me lo sono imparato guardando gli altri. E adesso ora te lo insegno a te. Ecco così. Vai così. Esce fuori una rete. Così. Così. Lascia. Esce fuori un pesce. Il gioco dello spago è una pratica antica diffusa in molte culture del mondo e consiste nel creare delle figure con una corda tesa tra le dita di una o più persone. Ecco così esce fuori un ragno. Probabilmente il gioco è nato in Cina o in Giappone e si è poi diffuso in Europa e in altre parti del mondo. Ma varianti di gioco con lo spago sono state trovate nelle culture indigene di tutto il mondo, come quelle dei nativi americani e degli Inuit. Una barca. Le figure create con lo spago avevano spesso significati simbolici o religiosi e talvolta venivano utilizzate per raccontare storie o tramandare tradizioni orali. Lo schiaffo del soldato. Lo schiaffo del soldato probabilmente risale all'antica Grecia, dove venne descritto dallo scrittore Giulio Polluce nel secondo secolo, e all'Egitto, dove una variante simile è stata ritrovata in alcune tombe risalenti all'undicesima e dodicesima dinastia. Il gioco poi divenne popolare nell'Italia rinascimentale, dove veniva chiamato il gioco della mano calda, come testimoniano alcuni dipinti, come quelli di Bernardino Luini.
No, non viene, va. No, non vale, ma nella mano. Lo schiaffo del soldato si è diffuso in molti contesti sociali, ma acquisì particolare notorietà tra gli ambienti militari italiani, dove era un passatempo comune tra i soldati durante la leva. Il gioco della trottola. Io anche per passatempo giocavo con i compagni e ora faccio vedere quello che so fare. Perché vicino a casa mia, quando giocavo con gli altri, mi chiamavano un campione di trottola, perché la sapevo prendere in ogni modo. Il gioco della trottola ha origini antichissime. Si ritiene che fosse già praticato più di 4000 anni fa. In Egitto sono state trovate trottole in argilla e legno risalenti al 2000 a.C. Anche in Grecia e Roma antica la trottola era un gioco diffuso, come testimoniano le citazioni di autori classici come Omero e Virgilio. In dialetto come si chiama la trottola? È vero. Ci sono dei vari tiri, poi ci sono altri ragazzi che sanno prendere all'assunto a volo. Questo è all'assunto a volo che non l'ha preso lui. I termini sono capocchio, che è la testa della trottola, poi prawn, che è la punta di acciaio conficcata nel virrozzo. I scalini, che sono dove si avvolge lo spago, poi la ramette, che serve a tenere ben fermo la mano e per dar forza al tiro, poi pnid, quando la punta d'acciaio è ben levigata, trapt, quando la punta d'acciaio non è ben levigata e per allisciarla si strofina negli escrementi del cavallo. La trottola non era solo un passatempo, ma in alcune culture rappresentava uno strumento rituale. In alcune aree del Borneo e della Nuova Guinea, dopo la semina, i contadini facevano girare trottole per favorire la crescita dei germogli. Questa pratica simbolica si basava sull'idea che il movimento circolare e continuo della trottola potesse stimolare la terra e i semi a muoversi e a crescere. Un altro gioco della trottola chiamato le zecche. Per me. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mannaggia la miseria, mannaggia. Si fa il tocco tra vari ragazzi e chi va sotto mette la trottola a terra. Bisogna cercare di colpire questa trottola a terra con quella che gira. Durante il gioco, se un ragazzo tira con la sua trottola e sbaglia il tiro, allora si mette lui al posto del ragazzo che stava prima sotto e si continua il gioco sino alla fine. Speriamo che esce. Non è uscita. È uscito. L'uso di oggetti rotanti in contesti rituali è comune in molte culture e la trottola, con il suo movimento controllato e imprevedibile, era vista come uno strumento che potesse collegare l'uomo alla natura e ai cicli stagionali. Il gesto di farla girare poteva simboleggiare il ciclo della vita, della morte e della rinascita, concetti cruciali in agricoltura. Sotto. Ali, non smecco di più grande. Sotto. Vogliamo fare continuare. Tu cateno.
Macigno! Io sono riuscito a far andare la trottola del mio compagno che stava sotto, vicino al muro, contro il muro, che era il punto prestabilito. Arrivati alla fine si danno le zecche. Le zecche sono colpi che il ragazzo che ha vinto dà alla fine del gioco alla trottola del perdente. Poi un parazec, che qui ci sono le pones, servono a parare le zecche. In altre culture la trottola aveva anche valenze divinatorie. Il modo in cui si fermava o si inclinava poteva essere interpretato come un segno divino o un messaggio degli dei sulla fertilità del terreno. Ho vinto, dobbiamo dare colpi su questa trottola. La mettiamo in un posto dove sta ferma e cominciamo a darle. Quale scopo? Di rompere la trottola. 1, 2, 3, 4 e 5. Tocca a te. Dai. Senza che chiudi. 2, 3, 4 e 5. Come buono pane. Io mi sono abbinghiata da voi. In italiano significherebbe che a furia di mangiare questo pane che ho vinto, mi sono rimpinzato, cioè mi sono empito di mangiare questo pane. Ecco. Un pane è quando il ragazzo che ha vinto spacca la trottola dell'altro e i pezzettini che se ne vengono dal verroz si chiamano pane. Come quando tiriamo dei pezzetti di pane, vediamo che se ne vengono delle molliche. E così è anche al verroz. Quando si spacca, se ne vengono questi pezzetti che noi chiamiamo pane. Se per caso un ragazzo, dando le zecche sopra questa trottola, Rimane infilata. per caso la punta attacca sulla testa della trottola, il ragazzo che ha dato la zecca ha diritto di prendere un masso e di menarlo, di gettarlo sulla trottola del ragazzo che stava sotto per spaccarglielo. E perché dovete rompere la trottola? Vabbè, così è il gioco, chi perde paga. Ma tu quante trottole compri all'anno? Quante te ne rompono in un anno? 2, una per mettere sotto e l'altra per tirare. Vabbè, ma se te la rompono? Compro l'altra. E in un anno quante ne compri? 5 o 6. Questi qua li fanno le grandi industrie, perciò a noi non conviene fare una trottola a mano, viene molto a costare. Quanto viene a costare fatta a mano? Una trottola di questa può costare un 100 lire, 150 lire. E i bambini quanto le pagano adesso? A seconda dei magazzini che li vendo, 30, 35, 40 al massimo. Senta, lei ci rimette a fare una trottola? No, non li metto perché in un giorno li posso fare. Se vendono i prezzi miei, 150 lire, 100 lire, un 150 al giorno io li faccio a mano. Certe volte quei grossi 500, perché giocano anche i grandi. Vediamo una partita completa. Una volta stabilito il campo da gioco,
si traccia con del gesso la linea di partenza da dove si deve iniziare per giocare. Poi, finito di tracciare la linea, si tocca, come stanno facendo loro adesso, per stabilire il ragazzo che dovrebbe andare sotto per poi iniziare il gioco. Ecco, adesso è uscito a lui e lui quindi va sotto. Adesso lui tira per primo. È riuscito a toccare la trottola di quello che stava sotto e quindi ha diritto di tirare di nuovo la prossima volta. Ora tira lui, la prende e riesce a toccarla anche lui. E si seguiterà a fare questo, sino a quando non arriveranno vicino al muro. Ecco, adesso sono arrivati vicino al muro. E adesso con le zecche che si erano stabiliti da fare, loro, quelli che hanno vinto, hanno diritto di dare sulla trottola dell'altro tante zecche. Vediamo che stanno dando le zecche. 1, 2, 3, 4 e 5. Il ragazzo ha finito di dare le sue zecche, adesso tocca all'altro. 2, 3, 4 e 5. Adesso tocca ancora all'altro ragazzo. Dai. Adesso lui, mentre dava la zecca alla trottola del ragazzo che stava sotto, la punta della sua trottola è appundita vicino alla punta della trottola del ragazzo che stava sotto, e quindi lui, di regola, ha diritto di prendere un masso e di rompere la trottola a lui. Ecco, ancora un colpo per finirla tutta. Ecco, come avete visto, ha spaccato la trottola e adesso, come vincitore, si prende la punta della trottola spaccata. Se la conserva come segno di vittoria. Come abbiamo visto, il gioco è un'espressione del vissuto culturale in cui si è sviluppato. Alcune caratteristiche generali però si trovano in ogni gioco, indipendentemente dal luogo e dal tempo in cui si è sviluppato, come la presenza dell'altro, l'uso dello spazio, la competizione e il mantenimento di regole di base. Questo significa che il gioco è necessario per la crescita dell'essere umano. Infatti, oltre che a sviluppare abilità come creatività e immaginazione, aiuta anche la capacità decisionale e a vincere le nostre paure. Il gioco ha anche il vantaggio di farci sentire accettati e parte di un gruppo, perché nel gioco interagiamo con gli altri, facciamo nuove amicizie, collaboriamo e impariamo anche a controllarci. Purtroppo i giochi di oggi spesso non soddisfano questi bisogni. I giocattoli nelle pubblicità e nei negozi condizionano e vincolano i desideri e i sogni dei bambini. Anche semplicemente trovarsi per giocare insieme all'aperto non è più semplice come una volta. Prima c'era più disponibilità di spazi all'aperto vicino a casa in cui i bambini potevano aggregarsi in relativa sicurezza senza che fosse costantemente presente un adulto a vigilare su di loro, come invece succede nei parchi giochi, dove giustamente deve esserci un adulto che controlli tutto il tempo il bambino. Prima nelle fattorie e nei cortili bastava buttare l'occhio ogni tanto per vedere se tutto andava bene. Se poi andiamo ancora più indietro nel tempo, non era considerato necessario neanche quello, tanto i bambini erano insieme a decine e questo era visto come una sorta di sicurezza. Il risultato di tutto questo è la scomparsa di molti giochi all'aperto e i bambini che passano quasi tutto il tempo libero da soli con i videogiochi. Fatemi sapere quali sono i giochi che vi sono rimasti nel cuore e che magari vorreste rivedere in un video, così possiamo giocare a Vi sblocco un ricordo. Alla prossima, ciao!